Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo di appoggio e sostegno e cosa bisogna aggiungere al lavoro fisico di appoggio e sostegno per ottimizzare e gestire meglio l'aria mentre cantiamo. Ho detto in un video precedente che i cantanti cercano l'appoggio, quindi il cantante devo trovare l'appoggio, devo sentirmi appoggiato, eccetera, eccetera. E velocemente ricordiamo che cos'è l'appoggio. Nell'atto della presa d'aria, cioè della inspirazione, che io faccio in questo modo, presa d'aria simultanea, noi associamo alla presa d'aria simultanea l'allargamento, cioè l'arresto costale. L'arresto costale è qualcosa che avviene grazie alle muscolature costali esterne e costali interne. Nell'atto della presa d'aria, quindi quando noi creiamo l'arresto costale, ossia l'appoggio, cioè dilatiamo la cassa toracica, attraverso muscoli costali esterni noi allarghiamo la circonferenza toracica. Il diaframma che vive al di sotto della cassa toracica incomincia a essere abbassato e disteso e nella sua funzione di trampolino, per così dire, assiste il fiato. E questa è la prima fase, cioè questa è la fase in cui noi prendendo fiato e allargando il diametro costale noi abbassiamo e tendiamo il diaframma, quindi proprio come un trampolino, e otteniamo il famigerato appoggio. Ma per il cantante è tanto importante l'appoggio quanto il sostegno. Il sostegno che cos'è? Il sostegno è quello che accade dopo, immediatamente dopo aver creato l'appoggio. Se io creo l'arresto costale e poi lascio che il cerchio costale si richiuda, è questo che capita. Quindi se io non faccio seguire alla fase di appoggio immediatamente la gestione, cioè la fase del sostegno, io avrò che dopo aver preso fiato e avrò cantato le prime cose, la voce finirà, l'aria non verrà più gestita. Facciamo un esempio. La 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 la. Ok, questo accade. La la la. Se io dopo aver creato l'appoggio non puntello coi costali interni e mantengo aperto, di conseguenza il diaframma che si trova sotto la cassa toracica, dopo essere stato abbassato e teso nell'atto dell'appoggio, viene subito lasciato, gli si fa subito perdere questa tensione. Se io voglio fare un vocalizzo con na 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 e dopo aver creato l'appoggio, na 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 na, non mantengo l'arresto costale, cioè non mantengo la cassa toracica aperta, quel diaframma che grazie alla cassa toracica espansa si abbassa e si tende, quando la cassa toracica si richiude troppo velocemente, questo diaframma da basso e teso incomincia a mollare, come se noi tagliassimo il filo del trampolino lungo il suo perimetro e chiaramente questo trampolino non è più in grado di fare il suo lavoro. Che cos'è il sostegno? La fase più importante per il cantante. Il sostegno è qualcosa che si esplica e si aziona immediatamente dopo aver creato l'appoggio, perché se invece io mantengo aperto l'arresto costale e lascio soltanto che la parete addominale rientri anziché chiudere l'arresto costale, io avrò un adeguato sostegno. Facciamo l'esempio di prima. Na 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 na. Potrei andare avanti ancora parecchio. In questo caso io continuo a cantare perché nonostante io, a forza di cantare, finisca l'aria, non permetto al diaframma di risalire troppo velocemente, quindi controllo la fase di sostegno, mantengo l'arresto costale aperto in modo che il telo diaframmatico teso risalga, perché è questo che fa fisiologicamente, ma in maniera lenta e controllata. Ecco perché quando noi cantiamo una lunga frase di legato non dobbiamo richiudere l'arresto costale, dobbiamo mantenere l'arresto costale, cioè l'appoggio, e far rientrare piuttosto la parete addominale all'interno senza lasciare che la cassa toracica si richiuda. Il sostegno è molto importante nei cantanti e non soltanto quando si tratta di legato. Infatti quello che io ho fatto prima, questi na ripetuti, ovviamente sono all'interno di una frase legata. Ma anche nel caso noi abbiamo uno staccato, cambia di poco il lavoro, nel senso che lo staccato non è continuamente aprire e chiudere l'arresto costale, cioè mettere e togliere l'appoggio. Si può eseguire uno staccato anche mantenendo l'appoggio e applicando il sostegno, rallentando la risalita diaframmatica, cioè na 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 na. Potrei andare avanti a lungo perché sto gestendo il sostegno, cioè non permetto na 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 ogni volta che eseguo uno staccato al mio corpo di togliere e reinserire l'arresto costale, altrimenti non sto veramente azionando la fase di sostegno respiratorio.
Nel canto l'appoggio e il sostegno respiratorio devono coesistere e il sostegno respiratorio è fondamentalmente quello che accade appena dopo aver creato l'appoggio. Se noi lasciamo risalire il diaframma troppo velocemente, noi rimaniamo senza aria e questa fase è quella più importante per il cantante ed è quella che il cantante deve saper gestire meglio. Didattiche. Le didattiche migliori non sono né lo legato né lo staccato eseguiti separatamente. L'ideale sarebbe, per un allenamento migliore, inserire in una frase sia il legato che lo staccato. Ovviamente però il corpo, e questa è una cosa che spesso mi chiedono gli allievi, non deve cambiare atteggiamento. Se io in una didattica inserisco sia il legato che lo staccato, cioè la 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 la, anche nel momento in cui io dopo la scala ho eseguito lo staccato, non per questo io ho richiuso l'arresto costale, perché è lì che sto gestendo il sostegno e quindi se io mollo la cassa toracica nello staccato accade questo. La 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 la, esatto, e questa non è una buona esecuzione chiaramente, quindi che si abbia a che fare con un legato o uno staccato, ricordatevi che comunque sotto il canto c'è sempre sotteso un lavoro respiratorio. Qualunque cosa noi cantiamo, legato, staccato, all'interno di una frase ci possono essere anche entrambi. Questo non incide sul lavoro respiratorio. Di fatto appoggio e sostegno appartengono alla realtà della respirazione nel canto. Quindi la prestazione che è legato, staccato, piuttosto che registro acuto, non vanno a incidere su questo lavoro di base, che è un po' il fondamento del canto e del cantante, e quindi bisogna imparare a farlo bene. Mi raccomando, quando voi prendete fiato dovete ottimizzare l'aria che avete nei polmoni e non permettete al vostro arresto costale di richiudersi, a prescindere dalla prestazione che dovete tenere, che sia esso un legato o uno staccato. Chiaramente le canzoni più difficili nel repertorio del canto sono proprio quelle che vanno a lavorare tanto su questo lavoro fisico del cantante. Quindi ad esempio nella cartella io do il diploma ad esempio a chi riesce a cantare 20 canzoni molto difficili contenute in una cartella. All'interno di questa cartella c'è Bleeding Love di Leona Lewis. C'è una lunghissima frase esattamente verso il fondo, quindi una specie di special con vocalizzo, dove c'è un falsetto. Noi già sappiamo che nel falsetto non si sorride, per cui sprechiamo tantissima aria, perché come abbiamo detto all'inizio, questo lavoro di respirazione viene ottimizzato ancora di più se noi sorridiamo. Intanto perché succede questo? Quando voi sorridete la laringe slitta posteriormente e le corde che rimangono leggermente più aperte nell'atto del sorriso vengono addotte maggiormente, quindi si avvicinano di più perché la laringe posteriormente slitta. Quindi se voi non sorridete le corde sono così, se voi sorridete invece le corde si avvicinano e venendo tirate da dietro ovviamente sono in tensione. Le corde vocali non sono nient'altro che una porta quando c'è corrente. Facciamo un esempio. Il sorriso e la maschera del canto moderno, che è questo sorriso perenne, servono a ottimizzare ancora di più, perché dopo aver creato un flusso d'aria attraverso appoggio e sostegno controllato e gestibile, se poi però voi non chiudete questa porta, l'aria esce o si crea troppa corrente. Invece chiudendo la porta, sorridendo, avvicinando di più le corde, è chiaro che la ottimizzate. Per finire, come dicevamo, le canzoni più difficili chiaramente sono quelle dove la gestione del fiato si fa più complessa. Abbiamo parlato appunto di Bleeding Love di Leona Lewis. C'è una lunga fase, poi magari lo metto a fondo video così sentite proprio di cosa si tratta. C'è una lunga fase respiratoria dove lei sta facendo un falsetto, quindi non ha neanche il vantaggio di poter sorridere per aiutarsi, che è una fase respiratoria talmente lunga che lì sì che voi andrete ad allenare ottimamente questo rapporto di appoggio e sostegno nel canto. Concludo quindi questo video facendovi vedere la prestazione vocale in Bleeding Love di Leona Lewis e sentirete di cosa si tratta. Solo un cantante veramente molto bravo e capace di gestire ottimamente appoggio e l'immediata e successiva fase di sostegno riesce ad affrontare questo passaggio. Ecco perché ho inserito questa canzone nella cartella, dopo aver cantato la quale voi avrete il diploma, perché ovviamente in questa cartella sono contenuti i 20 brani più difficili, insomma, o molto difficili, selezionati da me personalmente per ricevere un diploma. Se si riescono a cantare queste 20 canzoni è chiaro che si padroneggiano in maniera perfetta tutte le tecniche del canto. Vi ricordo che se siete interessati quindi a prendere la certificazione o il diplomino di VSI Voce Strumento Interiore, potete contattarmi primo per chiedere una valutazione generale di ciò che avete imparato, quindi se siete già cantanti che hanno studiato possiamo fare una lezione, ad esempio io posso valutare il vostro apprendimento, cioè il metodo che vi è stato insegnato precedentemente, e darvi magari una consulenza e dirvi su che cosa dovete lavorare maggiormente. Ma non solo, se siete interessati a prendere la certificazione e l'abilitazione VSI Voce Strumento Interiore, sappiate che ci sono
20 titoli in questa cartella da affrontare e superare. Vi ringrazio di essere stati con me ancora oggi. Come avete visto, la sigla del canale all'inizio è cambiata perché mi piaceva di più, semplicemente. Grazie di essere stati con me ancora oggi, e se non siete iscritti ovviamente iscrivetevi, cliccate su iscrivetevi e poi sulla campanella per rimanere aggiornati su qualunque video in uscita. Siamo in estate, quindi i tempi di uscita dei video chiaramente sono un pochino più rilassati, come la sottoscritta. Grazie e buona giornata, a presto.